Ok, io mi chiamo Davide, sono nato a Toronto, i genitori miei sono calabresi di Cosenza, papà è venuto 66 all'età di 19 anni, mamma 62 all'età di 11 anni. Allora, mamma è venuta perché un frate, cioè mio zio, si sposava con una ragazza e loro si trasferirono qua. Allora ha detto, abbiamo tutta la famiglia, con nonna, ma tutte sono venute qua a 62. Aveva 11 anni, quindi non è stata scelta sua, diciamo. Invece papà aveva 19 anni, non voleva fare il servizio militare, tutti i parenti hanno deciso di venire qua. Per quanto riguarda le persone che parlano, non devo sapere di. Diciamo che il cosentino si parla in tutta la provincia di Cosenza, ci sono diverse varietà. A versione che parlo io, che lo cosentino da Comune di Cosenza, si parla una 80.000-90.000 persone a Cosenza, più o meno. È un mio dialetto molto particolare perché si trova, diciamo, via di mezzo tra il napoletano e il siciliano. È diverso dal dialetto da Calabria meridionale, ad esempio. Ad esempio non avevamo passato remoto, avevamo solamente un passato prossimo. Noi diciamo umun, no umundu, come forse si dice a Catanzaro, a Vibo, a Reggio, ad esempio. Non avevamo l'aspirazione forte come la vita forse vuoi. Questi sono alcuni aspetti particolari del dialetto cosentino. O parlavo con Nanna, ma è morta, tutti i nonni, ma sono morti purtroppo. Sì, sempre, anzi è stata Igia a imparare il dialetto, perché quando ero piccolo parlavo solamente in italiano con mamma e papà. Poi con Nanna parlavo sempre in dialetto. Ma parlo solamente con alcuni cugini e alcun amico che è pure dalla provincia di Cosenza. Però quando torno in Italia, purtroppo non so perché si parla solamente italiano là con loro, con i parenti. Perché forse sono visto come più rozzi, non sono eleganti, diciamo, quando uno parla milanese si sente più, diciamo, invece di altri nostri purtroppo non sono visti, non sono considerati come dialetti belli, ad esempio. Sono dialetti più forti, rozzi. Eppure uno che parla dialetto è visto come uno che non ha studiato e non sa parlare l'italiano, purtroppo. Diciamo che ultimamente forse stanno recuperando un po' più, però non è un dialetto scritto che parlavamo noi una volta, è un dialetto diverso. Ad esempio, quando io torno in Italia, un dialetto che sento parlato dai giovani non è quello che parlava Nanna, è molto diverso, è più italianizzato, diciamo. Secondo me è difficile la cosa, perché saper di insegnare a scuola, però non penso che il governo italiano è interessato a insegnare i dialetti calabresi a livello scolastico. Questa è l'unica cosa, perché i vecchi stanno morendo e i giovani non parlano più, o perlomeno se lo parlano in forma molto italianizzata. Il dialetto scritto che si parlava una volta ormai, secondo me, è già sparito. Purtroppo. Ma Cosenza come città signorile molto bella, antica, purtroppo non c'è lavoro per i giovani e tanti se ne hanno ire. Questa è l'unica cosa, il problema del sud in generale, che i giovani sono forzati a se ne ire perché non c'è lavoro. Intelligenti quando sono, purtroppo che sarà la vita del sud. Cosenza come città bellissima, è stata invasa da tanti di normanni, svevi, arabi, spagnoli, francesi, di tutti, quindi c'è un carattere molto quasi universale, diciamo. Di partecipare non faccio parte di un club che i Cosenza non ce ne sono proprio tanti, da provincia ce ne sono tantissimi, anche della zona urbana, come dire i rende, che noi chiamiamo renne, anzi mo mi fa venire in mente un detto cosentino, Renne e Santofila fatta a croce quando vidi. E non lo so perché, comunque chi che conosce i Renne sono gente favolosa, non so perché i due è nato sto detto. Oppure Santofila e Renne fatta a croce e dice amen. Boh.
l'avevamo con Sant'Ofilo e con Renzi. Comunque, sono detti antichi questi che chissà i due erano. Però c'è un paese che si chiama Guardia Piemontese dove si parla l'occitano. Perché sono venuti dal Piemonte quando c'è stato... quando la Chiesa ha cacciato fuori tutti i protestanti e quindi un gruppo è sceso dalla Calabria, hanno stabilito questo paese e ancora tutt'oggi si parla appunto l'occitano. Sì. Poi alla parte più settentrionale della provincia si parla un dialetto molto molto conservatore, che si avvicina quasi, no al latino, ma certi diciamo... si conserva a finale T del latino da terza persona singolare del latino, che diventa, diciamo, invece di dire mangia, dicono mangiati, e si conserva l'S da seconda persona. Ad esempio, invece di dire tu canti, dicono cantasi, come in latino. Questa si chiama zona Lausberg, che a cavallo c'ha province Cosenza, la provincia era regione della Basilicata.